Ben risintonizzati su Pharaon. Oggi andiamo a Saqqara, seconda città del Vecchio Regno, proseguendo la nostra campagna. Il trafiletto recita: durante il Vecchio Regno l'Egitto giunge a una nuova vetta di potenza, ricchezza e gloria, eppure mentre in tutto il mondo sorgono incredibili monumenti, i veggenti predicono un triste destino per le due terre. Per niente positivo. A tutti voi carissimi ascoltatori chiedo cortesia di iscriversi a questo canale e mettere un like se questa serie e questo progetto vi sta piacendo. Detto questo, iniziamo con Saqqara e vediamo quanto è difficile questa campagna. La prima piramide. L'ascesa del faraone Djoser al trono d'Egitto ci ha portato in una nuova era di saggezza, istruzione e opere d'arte. Occorre stabilire il cimitero reale a Saqqara, così che serva come eterno luogo di riposo per nobili quali Ezire e Kabausokar, i fidati consiglieri del faraone. Tale luogo deve però contenere anche un monumento tanto imponente come mai il mondo ne abbia visti prima. Io, Imhotep, primo consigliere del faraone, ho ideato un nuovo tipo di tomba per il faraone. Invece della bassa struttura in mattoni tipica della mastaba, la nuova tomba si ergerà verso il cielo, come se fosse composta di molte mastaba, costruite una sopra l'altra. Inoltre, questa piramide a gradini sarà completamente in pietra, così che possa vincere il trascorrere dei secoli. Al suo interno un sarcofago di granito conterrà il corpo del faraone per tutto il suo eterno riposo. I sacerdoti della necropoli di Abdu hanno perfezionato l'arte di utilizzare la tela per imbalsamare i defunti, così tutti gli egizi avranno accesso alla vita oltre la vita. Il nostro avamposto nell'oasi di Selima è tuttora fiorente, da lì potrai importare l'ebano d'Africa. Il faraone ti ha concesso una generosa somma di denaro per iniziare il progetto. Non lo deludere. Agricoltura su prato e irrigazione. Alcuni terreni sono abbastanza fertili per essere coltivati, anche se si trovano sulla golena. Puoi identificare queste terre erbose grazie alla presenza di vegetazione di vario colore. Alcune coltivazioni sui prati possono produrre più di un raccolto l'anno, anche se solitamente è un raccolto meno abbondante di quello di una golena. Irriga i campi per aumentare la fertilità. I canali di irrigazione sulla golena possono essere collegati direttamente al Nilo, ma avrai bisogno di una pompa idraulica per portare l'acqua al terreno. Puoi costruire le pompe idrauliche al limite della golena o sulla sponda dove potrai sollevare l'acqua e portarla direttamente al terreno asciutto. Collega un canale di irrigazione al retro di una pompa idraulica per portare l'acqua fino all'entroterra. La difficoltà di questa mappa è data dal fatto che purtroppo abbiamo la situazione della golena che ci permette di fare un approvvigionamento di melograno abbastanza piccolo e una seconda prospettiva è il fatto che il porto deve essere piazzato al di sopra, nel punto più a sud della lagolena, perché le barche non passano al di sotto. Questo a causa dell'isola praticamente che divide il lato ovest e il lato est. Praticamente è completamente al centro. Allora, io ho sfruttato tantissimo la posizione dei giacimenti d'oro. Infatti penso che la cosa migliore da fare è sfruttare l'oro il più possibile, quindi la mossa più saggia è appunto sfruttare i giacimenti. Infatti costruirò la cittadina tra l'ammasso di pietre con giacimenti d'oro e l'ammasso di pietre con giacimenti che senza giacimenti perché è soltanto pietre un pochettino più a sud, in modo tale da poter creare un ambiente che possa sfruttare al meglio le risorse. Là in quel rettangolo che io ho lasciato spazio tra il porto e la magione praticamente
la casa del governatore. Piazzerò poi quelli che sono i depositi perché siccome il porto da quella parte conviene mettere i depositi proprio in questo crocevia che poi creeremo. Dopo aver raggiunto l'indipendenza economica si inizierà a fare l'obiettivo quello più arduo, ovvero praticamente la costruzione della prima piramide, che non soltanto noi dovremmo costruire, quindi recuperare tutti i pezzi per poter costruire la piramide, aspettare e attendere che si crei, ma bensì dobbiamo anche poi riempire la piramide con dei beni che ci dirà poi una volta ultimata la costruzione. Questo mi ha effettivamente rallentato, infatti io per completare il gioco io sto mettendo veloce perché altrimenti sarebbe molto noioso vedere le prime fasi iniziali. Ho avuto problemi perché inizialmente non avevo ben capito che la piramide di dentro si doveva mettere della roba, effettivamente era un po' lasciato così. Siccome avevo completato tutti gli obiettivi, sia di rango che di cultura, di meraviglia, di felicità, qua, di prosperità, sono rimasta bloccata per un paio di... una ventina di minuti, insomma. Perché non capivo bene. Poi una volta cliccato praticamente dentro la piramide ho capito che c'era questo obiettivo, che ho notato che praticamente c'era una barra che si riempiva e quindi poi si completa. Quindi mi raccomando, una volta costruita la piramide non perdete tempo, accumulate le risorse e vicino alla piramide potete completare immediatamente la vostra Sakura. È molto facile come campagna perché non dovremmo combattere con nessun nemico, fortunatamente. Però la difficoltà sta nel fatto che bisogna commerciare il più possibile, far mare, in questo caso inizialmente, molto molto oro perché ci sono molte cose che tu devi costruire. Ecco. Quindi, fortunatamente, oltre il melograno, c'è la possibilità appunto di poter sfruttare la carne degli struzzi. Io mi sono messo in una posizione effettivamente strategica perché è sulla parte ovest della mappa, quindi non ci vuole molto per andarle a catturare. Mi raccomando sempre gli dei perché potrebbero veramente rompere le scatole. Bisogna essere molto attenti. Poi c'è pure il santuario da costruire se si vuole, più che altro per una questione di prosperità e di cultura. Quindi uno lo può fare. E poi ta ti dà la possibilità di moltiplicare le risorse dentro i magazzini, quindi non è neanche male come idea. Cerchiamo di allargare il più possibile la nostra città, costruendo templi, costruendo stazioni e tutto il resto. Ci saranno dei momenti in cui vi saranno delle richieste. Comunque, esatto, attiviamo tutte le vie commerciali. Ho salvato più volte perché per evitare che perdessi il... magari potevo perdere, quindi ho salvato. Cosa che facciamo molto spesso. Oltre ovviamente al salvataggio automatico. Il gioco si completa in un'ora e mezza se si va lenti, se no anche meno. Io come al solito vado avanti mediamente, non vado avanti molto molto veloce, a meno che non devo soltanto attendere. Questo per evitare che la situazione mi sfugga di mano. Ecco qua, infatti la prima richiesta era un po' di selvaggina. Ho pure unificato le strade in modo tale che i depositi potevano essere piazzati in un luogo strategico.
Mi raccomando, non eliminare il primo frammento di strada, o in alto o in basso, a destra e a sinistra della mappa, perché una volta cancellati ci sono problemi, perché dice che per la via sono state interrotte. Potrebbe essere un problema. Le persone che arrivano per abitarci, no, ma magari a livello commerciale sì. Bisogna stare un pochettino attenti. La malaria è una calamità molto presente, quindi bisogna sempre tenerla d'occhio. Sì, ok, le costruzioni per creare meno grano, però fino a un certo punto la parte più difficile arriva nel momento in cui, una volta raggiunta la stabilità economica, raggiunto tutti gli obiettivi, bisogna iniziare a costruire la piramide. E quindi bisogna avere del legname che bisogna acquistare per forza. E poi bisogna anche eh, creare tantissima pietra. Una volta che la pietra, poi l'ultimo step ci sono appunto gli obiettivi. Ammetto che avrei potuto craftare e far tirare fuori dai giacimenti, dalle pietre, queste qua, le pietre lisce fanno la pietra e l'arenaria. L'avrei potuto fare così, però alla fine non, non l'ho fatto perché puntavo più che altro alla stabilità economica.
Una volta piazzata la base della nostra piramide, bisogna utilizzare la strada ed deve essere collegata all'unico quadratino di legno praticamente che è presente. Allora, inizialmente con i campi da lavoro e con la gilda dei costruttori qua delle piramidi, e qua ce ne saranno due, uno con il legno e uno che sarà senza legno, sono gli appaltatori se non mi sbaglio. Cosa succede praticamente? Gli appaltatori avranno bisogno di legno e bisogna acquistarlo, mentre i lavoratori normali faranno praticamente la base, quindi toglieranno tutta la sabbia della base della piramide per poi metterci i mattoni. Una volta completati la fase dei mattoni, quindi bisogna craftarla, bisogna crearla tramite l'industria dei mattoni, quindi c'è bisogno di paglia e di argilla che noi non possiamo creare, quindi bisogna acquistarla oppure direttamente acquistare i mattoni, ma a noi non ne vale tanto la pena, anche perché l'argilla deve essere poi utilizzata anche per il vasellame, se si vuole che la città continui a essere abbastanza prospera. Detto questo, cosa succede? Niente, succederà che vi chiederà una grossissima quantità di pietra che conviene, visto che ci sono molti giacimenti qua di pietra liscia, di poterlo sfruttare grazie ai papiri alle canne di papiro che arriveranno e venderemo insieme al vasellame che verrà devoluto alla gente, eccetera eccetera. La nostra città diventerà sempre più grande. Detto questo, il problema grosso sarà la pietra, ecco perché ce ne vorrà molta pietra. Ho ampliato talmente tanto la città, vabbè, ho fatto pure la distilleria ovviamente, anche i tappeti. Un'altra cosa aggiuntiva che hanno aggiunto in questa mappa è la possibilità di avere in ogni, cioè, nella sezione di costruzioni, no? Come medico, quindi come versante medico, quelli che praticamente imbalsamano i cadaveri, però c'è bisogno di tappeti, quindi prendiamo le canne di vino, le importiamo, parte dei tappeti verranno venduti e parte dei tappeti verranno utilizzati per la comunità. È diventata una città grandissima, anzi più di quello che io mi immaginavo, anche perché per costruire la piramide per essere sempre più veloci c'è bisogno veramente di una grandissima quantità di lavoratori. Vabbè, il tempio di Ptah è stato fatto più che altro per migliorare la condizione dell'aria dei cittadini, in modo da poter avere una zona residenziale molto più prospera.
Ed eccoci qua al momento clou del gioco, quando ho fatto centinaia, ora anche non mi ricordo, saranno veramente una cinquantina o 100 cave di estrazione della pietra. Quante ne ho fatte, mamma mia. E dire che alcune, cioè una parte di questa pietra viene pure venduta, perché ne abbiamo troppe, troppe veramente. Ora, dopo aver fatto praticamente il primo scalino, c'era la problematica che bisognava avere avere il legno, e dopo aver avuto il legno bisognava praticamente sfruttare l'agilità degli appaltatori. Ecco, un po' mi si è buggato, suppongo, poi anch'io avrò sbagliato, nel senso che avrei potuto direttamente mettere proprio come priorità. Inizialmente ma non ci ho pensato, per essere sincera. Anche perché mi ho fatto talmente tanti, dice vabbè dai, uno non me lo prende. E niente. Poi a un certo punto ho pure eliminato un paio di cose, un paio di
cave estrattive, perché effettivamente erano troppe, un'esagerazione. Eh, Ed ecco che a un certo punto, come per miracolo, finalmente i nostri costruttori di appalti riescono a sfruttare il legno per poter fare le piattaforme in legno per poter salire da un gradino all'altro. E beh, e così, alla velocità della luce, visto che considerato che ho messo veramente veloce, un batter d'occhio è che la nostra piramide sarà pronta.
Esteticamente magari non sarà granché perché è un semplice tumulo di pietre, però come prima meraviglia non c'è male. Ho lasciato un pochettino qua in attivo perché appunto avevo quel problema che vi dicevo che non avevo ben capito cosa si doveva fare una volta fatta questa situazione. Come avete potuto osservare anche voi, ho completato tutti gli obiettivi di mappa, ma l'obiettivo di mappa però l'obiettivo di mappa non ti dice che devi colmare la piramide con dei beni proprietà. Quindi questa cosa... No, bella, fa cazzo di la piramide, bravo. Che bella cosa. E poi mi dirai, ma come te ne sei accorta?
Perché cliccando praticamente in alto a sinistra, in una di queste finestre, ti spunta che la piramide deve essere riempita. Cioè, 2 volte una rottura di balle, io non capisco perché non abbia fatto un bottone gigante, tipo sulla piramide, sulla finestra della piramide, vabbè. L'importante è che poi questo rompicapo, questo ennesimo rompicapo si è risolto. E niente, andiamo a completare la nostra piramide, riempiamola di ogni bene possibile. E mentre aspettiamo con calma che l'ultimo carico e quindi che la barra si completi, niente, andiamo avanti un pochettino veloce, controlliamo, inviamo, vittoria, e anche Sakura è stata completata. Bene ragazzi, ci rivediamo, ci risintonizziamo alla prossima campagna. Questa volta dovremmo scegliere tra 2 città e vedremo chi o cosa sceglieremo. Ciao!